Ciao a tutti! Da oggi inizio a pubblicare l'alfabeto portachiavi. Come al solito vi chiedo un po' di pazienza se ancora manca la lettera che vi serve, perché piano piano sto montando i video. La grandezza delle lettere si aggira intorno ai 6 cm per 6 cm, che potrebbero variare leggermente da lettera a lettera. Per questo lavoro vado ad utilizzare un uncinetto da 2,5 mm e del filo in cotone. Se volete che le lettere vengano più piccole potete anche usare un uncinetto da 2 mm. Per vedere i tutorial di tutte le lettere dell'alfabeto vi consiglio di arrivare alla fine del video e di cliccare sulla scheda della playlist. E oggi vediamo come realizzare la lettera O. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Da qui vado ad avviare 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ora non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio con un aumento di maglie basse, quindi 1, entro nello stesso punto, 2, vado a proseguire con 6 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, concludo con un aumento, quindi 1, entro nello stesso punto, 2, una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio con un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, proseguo con 8 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, termino con un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ancora una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio con un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, proseguo con 10 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, termino con un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2 e sono arrivata qui. Ora faccio una catenella, giro il lavoro,
non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare 14 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di nuovo una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, questa volta inizio con 4 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4. Nei punti che seguono vado a fare una riduzione, quindi entro nel primo punto, prendo il filo, entro nel punto che segue, prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme. Una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con una riduzione, quindi entro, prendo il filo, nel punto che segue prendo il filo, chiudo tutte le asole insieme, concludo con 3 maglie basse. 1, 2, 3. Ora, nelle prossime 4 righe vado a ripetere lo stesso procedimento, quindi una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e faccio 4 maglie basse, una in ogni punto. Ripeto, una catenella e 4 maglie basse, una in ogni punto, per 4 righe. Terminate le 4 righe, questo è il risultato, vado a proseguire. Con una catenella giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 3 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3. Nell'ultimo punto vado a fare un aumento. 1, entro nello stesso punto, 2, una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, concludo con 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4, faccio una catenella di sicurezza e taglio. Sono arrivata qui. Di nuovo inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito e incrocio i due fili. Vado a partire dal punto esterno, questo, prendo il cappietto, lo faccio passare, faccio una catenella, entro nello stesso punto, inizio con 4 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4. Concludo con una riduzione, quindi entro, prendo il filo, entro, prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme, una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con una riduzione, concludo con 3 maglie basse,
1, 2, 3. Siccome sto ripetendo lo stesso procedimento della parte opposta, ora nelle prossime 4 righe faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e faccio 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4, ripeto, una catenella e 4 maglie basse per 4 righe totali. E sono arrivata qui. Ora faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 3 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, concludo con un aumento. 1, entro nello stesso punto, 2, una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, concludo con 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4. Ora faccio una catenella di sicurezza, taglio, sono arrivata qui, ora devo andare ad unire questi due punti, quindi faccio un cappietto, vado ad entrare qui in uno dei due punti, insomma questi interni, prendo il cappietto, lo faccio passare e ora vado a fare 2 catenelle, 1, 2, mi vado a ricollegare qui sempre nella parte interna e faccio una maglia bassissima, una catenella di sicurezza e taglio. Non vi preoccupate per tutte le codine, queste le andremo a nascondere all'interno dell'imbottitura. E sono arrivata qui. Di nuovo faccio un cappietto, vado a entrare qui nel punto più esterno, prendo il cappietto, lo faccio passare, faccio una catenella e ora inizio con 14 maglie basse, una in ogni punto, quindi entro nello stesso punto e inizio con la prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi vado a fare le due maglie basse centrali, 1, 2 e di nuovo 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, così ho ricollegato tutti i punti. Ora faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio con una riduzione. Proseguo con 10 maglie basse, una in ogni punto, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Concludo la riga con una riduzione. Una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio di nuovo con una riduzione. Proseguo con 8 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Concludo di nuovo con una riduzione. Una catenella, giro il lavoro, questa è l'ultima riga, inizio con una riduzione, proseguo con 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, concludo con una riduzione. Faccio una catenella di sicurezza e taglio. La O è terminata. Io ne ho fatta già un'altra, ora vado ad unirle insieme e ad imbottire. Quindi inizio facendo un cappietto, vado ad unire le due lettere perfettamente, vedete, negli stessi punti, almeno sono sicura che verrà bene. Entro in un punto qualunque della lettera O ed esco nel suo corrispondente, prendo il filo, lo faccio passare, le codine poi le metteremo all'interno dell'imbottitura, faccio una catenella e inizio facendo un giro di maglie basse. All'interno della lettera O faccio semplicemente una maglia bassa in ogni punto, niente di troppo complicato o particolare. All'esterno sarà un po' diverso, lo vediamo insieme, ma all'interno semplicemente una maglia bassa in ogni punto e faccio tutto il giro. Terminato tutto il giro interno, ora vado a nascondere le codine dentro alle due lettere perché poi le andrò ad imbottire e vado a fare il giro esterno. Inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili come ho fatto fino adesso. Vado a partire da un punto qualunque, quindi entro nel punto della prima lettera ed esco nel suo corrispondente. Prendo il cappietto, lo faccio passare, faccio una catenella e inizio con una maglia bassa in ogni punto. Quindi inizio qui, faccio la prima maglia bassa, entro nello stesso punto e poi proseguo con una in ogni punto. In questa lettera, quando trovo le parti che curvano, quindi questo, 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 vado praticamente a fare due maglie basse nello stesso punto per ricreare una leggera curvatura. Quindi entro, faccio una maglia bassa, entro nello stesso punto e faccio la seconda maglia bassa. Poi proseguo con una maglia bassa in ogni punto. Ricordatevi mano a mano di andare ad imbottire il lavoro. Piano piano che si chiude, ancora per me è presto, però piano piano non vi dimenticate.
proseguo e eccomi di nuovo sul punto che curva, quindi vado a fare 2 maglie basse nello stesso punto. 1, entro nello stesso punto, 2 e proseguo con una maglia bassa in ogni punto fino alla prossima curvatura e faccio tutto il giro della O. Terminato tutto il giro e attaccato il gancetto, il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!